Bella gente, bentornati sul canale e oggi un video un po' particolare che andrà a trattare Red Dead Redemption. Sappiamo tutti che il capitolo 2 della saga, uscito ormai 6 anni fa, ha lasciato un po' tutti con l'amaro in bocca perché non ci sono mai stati DLC, proprio già come detto da tempo anche da Rockstar. L'unica cosa che si può fare è quella di giocare il comparto online, quindi una storia completamente distaccata rispetto a quella di Arthur Morgan, dove si andrà ad avere il proprio personaggio e si potrà vivere un'avventura all'interno dello stesso mondo di gioco, ma con dinamiche un po' differenti per quanto riguarda il gameplay. So benissimo che non a tutti piace il multiplayer perché c'è gente che viene a rompere le scatole, perché non c'è naturalmente tutto il comparto storyline, anche se ci sono alcune feature davvero interessanti che potrebbero attirare l'attenzione anche dei giocatori single player, ma diciamo che la parte del PvP, della gente che viene a shottarti senza alcun motivo, viene a romperti le scatole durante le attività o semplicemente il dover giocare online, alla gente possa non piacere. Dopo 6 anni dall'uscita del comparto online, sono qui a dirvi che anche per i giocatori single player potrebbe essere l'occasione per iniziare la parte multiplayer. Andremo a vedere il perché, tralasciando il lato dello storytelling proprio del comparto online, ma andremo a vedere perché anche i giocatori che approcciano per la prima volta la parte online potrebbero essere soddisfatti nonostante siano dei giocatori prettamente single player. Quindi, prima di andare a vedere tutto quanto, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un pollicione e controllare in descrizione dove trovate tutti i link dei vari miei social, TikTok, Twitch e così via. E se volete dare una mano a crescere al canale, potete offrirmi un bel caffè su Buy Me a Coffee. Ma ora andiamo a vedere perché dovreste iniziare proprio ora a giocare Red Dead Online. Dopo aver ascoltato l'introduzione, naturalmente vi sarete chiesti il perché dovreste iniziare a giocare un gioco di 6 anni fa. La motivazione è molto semplice. Innanzitutto, il gioco in questione è Red Dead e quindi già parla da solo, con più di 65 milioni di copie vendute, perciò già questo dovrebbe farvi drizzare le orecchie. Naturalmente il gioco non è free to play, ma potrete comprare la versione del gioco solo per l'online, quindi se non avete il gioco completo non preoccupatevi, potete acquistare in sconto, mi pare anche su Xbox nell'ultimo periodo, il comparto online solo per giocare in multiplayer, oppure naturalmente ci sono i vari pacchetti che comprendono sia il gioco completo che la parte online. Sicuramente se state guardando il video siete dei player che hanno già giocato il comparto single player, la storyline, tutte le avventure di Arthur Morgan, quindi magari state aspettando l'uscita di Red Dead Redemption 3, di cui non si ha nessuna notizia, però un palliativo potrebbe proprio essere quello del multiplayer, perché se non ci avete mai approcciato, il momento giusto è proprio ora e ci sono secondo me 4 motivi principali per farlo in questo momento. Sappiamo che il comparto online è uscito 6 anni fa, quindi ci sono un bel po' di anni di contenuti aggiunti per questa modalità, ci sono tutti i ruoli da sbloccare perché dovremo fare diverse attività nel mondo di gioco e potremo sbloccare il ruolo per esempio di cacciatore di taglie piuttosto che quello del naturalista e alcuni altri ruoli che vi permetteranno di svolgere mansioni specifiche proprio all'interno del mondo di gioco. Quindi già solo per quello ed avere tutto il pacchetto completo a disposizione, andare a sbloccare mano a mano tutte le cose è un vantaggio, dato che per chi lo ha giocato dalla versione beta proprio dell'online c'era ben poca roba da fare, molto ripetitiva e non proprio così divertente, mettiamola così. Nonostante ci abbia fatto più di 700 ore ed avendoci passato qualche ora nell'ultimo periodo, devo dire che iniziarlo ora è molto più divertente, ci sono un sacco di cose da fare in più ed abbiamo tutti i contenuti a disposizione che sono stati rilasciati da Rockstar. Questo è il primo motivo per cui dovreste iniziarlo proprio ora. Il secondo motivo invece riguarda i pass fuorilegge. Come ben sappiamo, la maggior parte dei giochi online contengono dei pass dove si possono andare a sbloccare diversi oggetti gratuiti e diversi oggetti a pagamento se si è comprato proprio questo pass che si suddivide in livelli. È stato così anche per Red Dead Redemption,
nel senso che non da subito, naturalmente, non dall'uscita avevamo a disposizione questi pass, ma adesso non ricordo precisamente, dopo un certo periodo di tempo sono stati aggiunti questi pass che avevano contenuti oggetti estetici che riguardavano il cavallo, che riguardavano il nostro personaggio, che riguardavano le armi, che riguardavano oro, denaro, biglietti gratuiti per i viaggi veloci e tante altre cosucce interessanti. Ora questi pass non esistono più, ma vengono riproposti saltuariamente, se non sbaglio di mese in mese, diversi oggetti che erano a disposizione nei pass a pagamento, naturalmente pagandoli oro. L'oro è comunque una valuta che possiamo recuperare in gioco, piuttosto lentamente devo dire, non ne troviamo in grandi quantità, però comunque diciamo che possiamo andare a recuperare tutti gli oggetti che ci sono stati venduti in precedenza nei pass fuori legge, semplicemente comprandoli ora al di fuori del pass. Quindi questa è un'altra motivazione molto valida per chi magari lo aveva iniziato e non aveva preso naturalmente il pass fuori legge perché non è avvezzo a farlo, perché non gli piacevano gli oggetti e così via. Ora potremo acquistare diverse di quelle cose che erano arrivate tempo fa semplicemente in oro, senza nessun tipo di pass fuori legge. Altra cosa che si ricollega a questi pass fuori legge sono le offerte che stanno rilasciando ora come ora in Red Dead Online, perché ci sono diverse offerte che riguardano i ruoli, per esempio, che a suo tempo, se non mi sbaglio, il ruolo per esempio per andare a creare il Moonshine costava 25 lingotti d'oro, quindi come vi ho detto non è una valuta che recuperiamo molto semplicemente, quindi creare 25 lingotti d'oro richiedeva veramente molto tempo. Ora per esempio, se non sbaglio, ci sono le offerte e a 15 lingotti possiamo sbloccare il ruolo di distillatore. Abbiamo l'opportunità di sbloccare contenuti in gioco con meno risorse rispetto a quelle che spendevamo prima. Perciò possiamo accedervi più velocemente, possiamo guadagnare più velocemente e possiamo utilizzare i dollari guadagnati per andare a comprare migliorie per le nostre armi piuttosto che cappotti, oggetti estetici per il nostro personaggio. Quindi anche qui con queste offerte abbiamo un vantaggio non da poco rispetto all'inizio, dove appena uscivano i ruoli tutti risparmiavano lingotti per acquistarli il giorno dell'uscita, mentre ora grazie a queste offerte possiamo accedervi molto prima. Ultima ragione, e forse anche quella che ha costretto alcuni player a non giocare online proprio perché non era più un gioco single player ma c'erano altri giocatori che rompevano le scatole, è il fatto che le lobby sono molto ma molto più tranquille. Come già vi ho detto prima, negli ultimi giorni ho fatto un po' di sessioni in diverse lobby e vi assicuro che non ho trovato nessun rompiscatole, ho trovato però gente che gioca veramente tanto e gente nuova. Generalmente quelli che creano tra virgolette problemi o che si divertono più a rompere le scatole sono o nuovi player o quelli che sono di un livello molto alto e che generalmente se la prendono con i novellini. In questo caso io nelle varie lobby in cui ho giocato ho trovato anche player veramente di un livello altissimo ma che si facevano tranquillamente gli affari loro. Non ho più trovato le posse, che sono fondamentalmente delle bande che si possono creare tra player e inseguire obiettivi comuni durante il gameplay, magari anche proprio andando a rompere le scatole agli altri player facendo i gradassi, perché magari si è in 4-5 e si va dai novellini o da quelli solitari a continuare ad ammazzarli, a continuare a rompergli le scatole. Sapete come funziona se non avete approcciato proprio la parte multiplayer per questo motivo. Ora come ora, in una ventina di ore che ho giocato non ho trovato niente di tutto questo, ed è proprio per questo che voglio consigliare a chi ha apprezzato il single player ma non ha mai approcciato la parte multiplayer di provare a giocare in questo momento la parte online, perché ci sono delle storielle abbastanza interessanti, quindi chi ama il single player potrebbe apprezzarle. Non ci sono più i player che vi rompono le scatole durante le missioni, vi costringono ad abbandonare certe attività o semplicemente vengono a triturarvi i maroni mentre vi state facendo gli affari vostri. Quindi è diventato molto più tranquillo, anche perché le lobby sono state ridotte, se non sbaglio sono state portate a 15 player, quindi non sono più come inizialmente con tantissimi player, quindi si creava molto più casino. Con questo non voglio dire che non troverete nessuno che così per gioco venga e vi darà una revolverata in testa. No, probabilmente succederà, ma succederà una volta su 10, magari
prima invece succedeva una volta su una, cioè, o su 2 lobby che incontravate, quindi ora è veramente molto più tranquillo il gioco anche per chi ha amato il single player, e vi assicuro che anche per me, che ho apprezzato tantissimo il single player e mi sono divertito molto soprattutto con gli amici nel multiplayer, tornare fra le foreste di Ambarino a nord piuttosto che nelle Moine a sud è stato davvero divertente e un tuffo nel passato dove mi sono perso nuovamente a giocare qualche contenuto che mi ero perso durante l'ultimo periodo. Perciò ragazzi, è per questo che vi consiglio di provare il multiplayer nel 2025, iniziandolo anche ora. Una pecca che dovreste tenere in considerazione, perché naturalmente non ci sono solo cose positive, è che i contenuti, come ho detto all'inizio, sono completi. Questo perché Rockstar già dal 2023 ha annunciato che Red Dead Online non verrà più aggiornato con dei nuovi contenuti. Mensilmente ci saranno delle attività che sono già tutte nel gioco, quindi giocate già precedentemente, che vengono a rotazione cambiate ogni mese. Ci sono naturalmente, come vi ho detto prima, diverse offerte che vengono aggiunte ogni mese, diversi articoli in offerta per il vostro personaggio, per l'acquisto di oggetti per il cavallo, piuttosto che arredamenti per la capanna del distillatore o sconti sui ruoli, come abbiamo già detto anche in precedenza. Ma non verranno aggiunti nuovi contenuti, come per esempio dei nuovi ruoli, delle nuove mappe, delle nuove missioni e così via. Quindi questa sicuramente è una pecca, perché c'è il rischio che veramente, se lo provate a partire da ora o lo avete appena iniziato, una volta che arrivate alla fine vorreste avere qualcosa di nuovo e purtroppo non lo riceverete, se non magari in un lontano futuro, quando arriverà Red Dead Redemption 3. Questo era tutto, io spero di avervi portato buone notizie, spero che entrerete anche solo a provare a fare un salto, un paio di orette, vedere com'è proprio il comparto online di Red Dead Redemption 2. In ogni caso, io vi saluto, vi ringrazio per la visione e ci vediamo la prossima volta con il prossimo video. Ciao ciao!